Cosa c'entra un piccolo forte costruito nel 1860 alla periferia dell'impero austro-ungarico con la storia dell'Europa, dei suoi simboli e delle sue istituzioni? Lo scopriamo insieme a Luca, che da Forte Cadine ci riporta a prima della Grande Guerra, e con Denis, che ci spiega l'ABC per essere cittadini e cittadine d'Europa. Cosa c'entra il forte di Cadine con il tema di oggi? Beh, il forte in cui ci troviamo è stato costruito per proteggere uno degli accessi dalle valli laterali alla Valle dell'Adige, dove transitava una nuova ferrovia, o come si diceva all'epoca, la strada ferrata. I lavori della ferrovia iniziano a metà dell'Ottocento, ma procedono lentamente per problemi tecnici e la difficoltà degli espropri dei terreni. Il treno è il mezzo nuovo. La prima ferrovia pubblica venne inaugurata nel 1825 in Inghilterra. Il treno è il futuro, che permetteva di muoversi molto velocemente rispetto agli altri mezzi dell'epoca. Vi ricordo che non erano stati ancora inventati né le automobili né le biciclette. Con il treno il mondo diventa improvvisamente più piccolo. Bastano poche ore di viaggio e le capitali europee sono collegate. La prima locomotiva arriva a Trento nel settembre 1858, accolta con curiosità, meraviglia e festa dalla popolazione. C'era la banda cittadina che suonava e i giornali dell'epoca descrivono questo mezzo come indispensabile condizione di progresso e civiltà. Il tratto Bolzano-Verona è attivo dal 1858. In Veneto poi la linea si collegava alla ferrovia Ferdinandea, la Milano-Venezia. Nel 1867 la ferrovia raggiunge anche Innsbruck. La strada ferrata attraversa le Alpi, il treno corre nella Valle Isarco, scavalla il passo del Brennero, prima di scendere nel capoluogo del Tirolo. E la ferrovia, pensata per essere interna all'impero, diventa internazionale. Con il passaggio infatti all'Italia del Veneto, ad Ala viene costruita la stazione di confine. La ferrovia del Brennero sarà la spina dorsale di un nuovo sistema di trasporti che si svilupperà nei decenni successivi per collegare le vallate trentine, attraverso altri tratti ferroviari come la ferrovia della Valsugana, la Mori-Arcoriva, la Trento-Malé, o servizi di trasporti prima su carrozze, poi con automezzi che percorrevano le vallate trentine e transitavano anche qui, nella strada controllata dal forte. 1934. Il percorso ferroviario che da Verona porta al Brennero viene completamente elettrificato. I vecchi binari sono definitivamente integrati nel sistema ferroviario italiano. 1943-1945. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, Trentino e Alto Adige entrano nel Reich nazista nella provincia dell'Alpen-Vorland. Le aeronautiche alleate iniziano a bombardare la tratta del Brennero, che subisce pesanti danneggiamenti, finché a maggio 1945 gli americani entrano nella Valle dell'Adige. 1957. Dopo la guerra, il Brennero torna a essere uno snodo cruciale nei collegamenti ferroviari nord-sud e in Trentino passa il Mediolanum, treno della rete internazionale Trans-Europa Express, la mamma dei moderni Eurocity. Ma lo sapete che negli anni appena descritti da Luca esisteva un treno che da San Pietroburgo portava a Merano? Le terme all'epoca erano un po' le Ibiza di oggi. Certo, il viaggio era sicuramente un'altra cosa. Di fronte alle pendenze più decise, per esempio, si scendeva e c'era chi dava una mano per spingere la locomotiva e il tragitto, più che in ore, diciamo che si calcolava in giorni. Eppure, per chi ha potuto permetterselo, il treno ha rappresentato un mezzo di scoperta che ha accorciato le distanze e avvicinato tra loro le città europee. Ma torniamo all'Europa. E oggi? Le distanze oggi ci sembrano ancora più corte, o meglio, i mezzi sono più veloci, ma in molti casi i tracciati sono rimasti gli stessi di un tempo. Per dire, esiste una rete ferroviaria continentale, vecchia ormai di secoli, che l'Unione Europea intende far tornare di moda e rendere perciò efficiente e sostenibile. Come?
lavorando assieme alle agenzie ferroviarie degli Stati membri per uniformare e modernizzare le tratte. Dimenticatevi perciò dei lunghi viaggi eterni dell'Ottocento. La libera circolazione in Europa viaggia anche sulle rotaie, assieme a merci e a persone. E cominciamo con le persone allora. Scendere per spingere i vagoni? Ma lasciate perdere. Un treno moderno è un treno che sa offrire i servizi migliori ai propri passeggeri. Avete mai acquistato un pass, per esempio? Parliamo di biglietti a tariffa speciale. Forse, per esempio, avete già sentito parlare dell'Interrail. Nato nel 1973, negli anni 90 è diventato una sorta di rito di passaggio all'età adulta per molti giovani. Con un biglietto solo si viaggia in 33 paesi. Lo hanno fatto anche Car Brave e Franco 126. Uno è finito a Londra, l'altro a Berlino. Avete sentito la canzone? Lasciamo un pugno di confetti, ti aspetto fuori al gate, yeah. Sotto la pioggia ma senza di way. Ah, e se c'è qualche diciottenne tra di voi, sappiate che l'Interrail esiste anche in stile UE. Sto parlando del programma Discover You, finanziato dal Parlamento Europeo. Se hai 18 anni e vieni selezionato, hai la possibilità di viaggiare in tutta Europa per un periodo di 5-6 mesi. Andate a cercarvelo sul portale europeo per i giovani. Ma veniamo ora alle merci. Date un occhio a questa mappa. Ecco, questo è il progetto Trans-European Transport Network. Le linee che vedete sono i corridoi del nostro continente. Sono strade, rotte, ferrovie che connettono mare, terra e cieli d'Europa. Da qualche anno ormai l'UE punta a rafforzare, modernizzare e soprattutto connettere la sua rete commerciale. Quando il progetto sarà concluso, la libera circolazione su rotaia diventerà una libera circolazione veloce. Guardate qua, questo è il nucleo centrale della rete, il Core Network. Da qui passano i principali collegamenti e gli snodi più importanti di tutta la rete. Sono 9 corridoi che rappresentano una sorta di corsia preferenziale per beni ma anche per persone. Ecco le Alpi, guardate, da qui, se notate, passano ben 5 corridoi. Riuscite a riconoscere il passo del Brennero? Dal 2011 sono iniziati gli scavi di costruzione della galleria di base del Brennero, un tunnel sotterraneo che collegherà le stazioni di Festung, Fortezza, a quella di Innsbruck, 25 minuti contro gli attuali 80. Ma perché tanta fretta? Occhio alla mappa e allarghiamo la prospettiva. Vediamo infatti che il tunnel del Brennero sarà un ramo del corridoio Scandinavia-Mediterraneo. Merci e persone che salgono ad Hamina, in Finlandia, arrivano fino a Malta, alla Valletta, passando per Malmö, Copenaghen, attraversando la Germania ad Hannover, a Monaco, gettandosi poi in Italia, Verona, Napoli, Palermo. Il Brennero quindi si riconferma snodo cruciale nei collegamenti tra Nord e Sud Europa, nel passato come nel futuro. Bastano pochi numeri d'altra parte per capirlo. Tutt'oggi circa il 40% del traffico alpino si riversa proprio qua, ma ci tocca anche dire che nonostante i suoi, pensate, 240 treni al giorno, i 2/3 degli spostamenti attraverso il Brennero avvengono ancora su gomma, mentre l'Unione Europea sostiene il treno come mezzo di spostamento sostenibile. E questo nonostante non siano mancate le critiche a certi progetti da parte di alcuni movimenti green. L'UE ha tentato di rispondere con un approccio ancora più verde. Vediamo se basterà. Tempo per aspettare purtroppo ne abbiamo. L'intero tracciato infatti verrà completato solamente tra il 2030 e il 2050. Nel frattempo mi raccomando, Greta Thunberg vi vede. Parlando di patrimonio culturale, pensiamo subito a un antico edificio, uno spazio urbano, perfino un documento storico. Ma se vi dicessi di guardare sott'acqua, in mezzo all'Oceano Atlantico? Sì, perché qui si trova il patrimonio culturale sottomarino delle Azzorre. 30 relitti di navi risalenti al periodo compreso tra il XV e il XX secolo. Politicamente l'arcipelago delle Azzorre fa parte dell'Unione Europea in qualità di regione ultraperiferica. Perciò ha potuto ricevere il marchio del patrimonio europeo, perché nelle sue acque scorre il ruolo che ha avuto nella storia per la navigazione transcontinentale. Quelle navi, infatti, sono il simbolo materiale delle tragedie che avvengono in mare, ma anche di rotte battute per motivi commerciali, militari e migratori.
e di partenze che ci riportano indietro nel tempo sul filo della paura e della speranza.